C'è un vuoto che BoJack Horseman tenta di colmare ad ogni respiro. Lo rincorre tra un bicchiere e un letto sfatto, tra una pillola e un applauso spento, tra una carriera e un'altra disfatta. Ma quel vuoto non si lascia afferrare. Più lui prova a riempirlo, più si allarga. Non è l'inerzia a divorarlo, ma la fame insaziabile di un senso che si nega. È l'emblema di un'esistenza corrosa dal paradosso moderno. Ottenere tutto e non sentire nulla. Il suo desiderio è una trappola. Ogni conquista si dissolve appena toccata, trasformandosi in polvere tra i denti, e quella polvere ha il sapore amaro del nulla. BoJack non cerca la felicità, la insegue, la consuma e poi la odia. Quello che vive non è solo un disagio, ma orrore esistenziale. La domanda di Camus: vale la pena vivere? Non resta appesa nell'aria. In BoJack trova una risposta straziante. La vita per lui è una ferita che non smette mai di bruciare, anche quando sorride davanti alle telecamere. Negli anni 90 era il beniamino d'America, il cavallo single dal cuore d'oro in Horsing Around, sitcom zuccherose in cui si prendeva cura di 3 bambini umani. Ma da allora quel riflettore si è spento e BoJack è rimasto solo in una villa che sembra una tomba dorata. Affonda nell'alcol, nelle abbuffate, nei rimpianti, consumando se stesso tra le repliche del passato. E attorno a lui gli altri personaggi della serie che riflettono le nostre stesse angosce. Chi siamo? Perché agiamo? Le nostre scelte hanno un peso? Se tutto è inutile, perché continuare a scegliere? BoJack Horseman non offre certezze, non dispensa soluzioni, fa di più. Mostra la discesa lenta e silenziosa verso l'infelicità e ci dice che non serve un trauma epocale per perdersi. A volte bastano piccole crepe quotidiane, un'assenza, una decisione evitata, un amore lasciato a marcire, e lentamente anche un essere umano si corrompe. All'apparenza è un mondo da ridere, animali parlanti, colori saturi, gag surreali, un cavallo vestito da uomo che inciampa nella propria tragicommedia hollywoodiana. Tutto nella forma suggerisce leggerezza. E invece BoJack Horseman è un abisso mascherato da cartone animato, un incubo esistenziale travestito da sitcom. Lo spettatore arriva, si aspetta di divertirsi e viene investito da una lama. La serie gioca con la forma per tradirla. Prende l'estetica dell'animazione per bambini e la piega in una macchina narrativa che smonta le illusioni moderne: successo, identità, amore e felicità. Ogni episodio è un laboratorio postmoderno dove il linguaggio si deforma, la cronologia implode e lo stile cambia pelle per visualizzare qualcosa che non si può spiegare a parole: la frattura della mente. A volte racconta, a volte delira, a volte sussurra, altre urla. In questo universo storto i personaggi si muovono come spettatori delle proprie vite. Sanno chi sono ed è proprio questo a distruggerli. BoJack, Diane, Todd, ognuno di loro ha coscienza del proprio vuoto. E allora lavorano, corrono, si impegnano, si distraggono, non per vivere, ma per mettere a tacere quel terrore silenzioso che ruggisce dentro. E poi c'è lui, BoJack, un nome e un corpo che sono già allegoria: Horseman, il cavaliere, un titolo, un'etichetta, un'aspettativa, ma anche una maschera. Un uomo cavallo diviso tra istinto e coscienza, tra impulso e razionalità. Sa distinguere il bene dal male, eppure non riesce mai a scegliere davvero. Il libero arbitrio per lui è un'arma spuntata. Questa scissione tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere è la radice del suo disprezzo per se stesso, perché non c'è nulla di più devastante che sapere qual è la cosa giusta e non riuscire a farla, non per cattiveria, ma per natura o per paura o per entrambe. Il mondo di BoJack Horseman è un campo di battaglia interiore. Ogni personaggio è una ferita aperta che sanguina in modo diverso. Diane è il riflesso più crudo di questa sofferenza. Non urla, non si nasconde, non cerca rifugio. Lei guarda il dolore in faccia, lo analizza, lo scava, lo scrive e nel farlo si lacera da sola.
È la voce del disincanto, il pensiero che non trova tregua, non fugge come Bojack, non si maschera come Mr. Peanut Butter. Sta lì inchiodata alla sua consapevolezza, e la consapevolezza a volte è una condanna. Diane è l'opposto di Bojack, non perché sia migliore, ma perché sceglie di affrontare la notte con la luce fioca dell'autocritica. Lui si perde nella nebbia dell'alcol e dell'autoindulgenza. Lei si logora nella certezza che la responsabilità sia tutto. Siamo ciò che facciamo. Nulla ci è dato, tutto ci è richiesto. Ma questa fede la schiaccia, perché se sei sempre responsabile, allora sei anche consapevole. Sempre. E poi c'è lui, il sole che finge di splendere, l'ex star della sitcom, allegro fino allo sfinimento, sorridente fino allo schianto. È l'antitesi luminosa di Bojack, ma quella luce è artificiale. Non affronta nulla, non si tormenta, ma non è immune. Cerca approvazione come un assetato cerca acqua. Ha bisogno di essere amato, adorato, accettato in ogni momento. E se Bojack si autodistrugge nel silenzio, si autodistrugge con l'entusiasmo. Ferisce gli altri col sorriso pur di proteggere la propria illusione di felicità. La serie li mette costantemente a confronto. Bojack distrugge per sentirsi meno solo. Mr. Peanut Butter costruisce anche a costo di ignorare le crepe. E poi c'è Todd Chavez, doppiato in lingua originale da Aaron Paul, Jesse di Breaking Bad, per intenderci, un'anima errante priva di direzione ma colma di leggerezza. Vive nella villa di Bojack senza pagare affitto, senza piani, senza orizzonti, ma non è stupido, è fragile e come tutti cerca un senso nelle piccole cose, fare la spesa, riordinare una stanza, improvvisare una startup assurda, ogni compito è un'ancora che lo tiene a galla. Finché è occupato sorride, ma quando resta solo con se stesso l'abisso lo chiama. Ed è lì che l'umorismo si incrina, che la risata si fa nervosa, che anche Todd, il più buffo di tutti, cade nella domanda che perseguita tutti. Perché sono qui? E questo è solo l'inizio. Abbiamo parlato di 4 personaggi, ma ogni figura di BoJack Horseman meriterebbe un trattato, solo che se lo facessimo davvero il video durerebbe ore e forse non basterebbero neanche quelle. Nessuno nasce con un destino scolpito, nessuno è condannato a essere ciò che è. E questa è la promessa e la maledizione dell'esistenzialismo. L'essenza non precede l'esistenza. Siamo liberi, radicalmente liberi. Non esiste natura umana, esistono solo scelte. E da quelle scelte nasce ciò che siamo. Ma dietro questa idea di libertà si nasconde un abisso. Perché se siamo liberi, allora siamo anche interamente responsabili. Non possiamo più nasconderci. Non c'è colpa ereditaria, non c'è destino. Solo azione o fuga. Questa fuga ha un nome: malafede. È il modo in cui ci raccontiamo che non è colpa nostra. È il rifugio dell'anima che si rifiuta di scegliere, che attribuisce le proprie sconfitte al mondo, alla società, all'infanzia. È l'alibi perfetto del dolore. BoJack Horseman vive in questo meccanismo, ne è schiavo e artefice. Ripete gli stessi errori, si autodistrugge con metodo, si abbandona al disastro emotivo e ogni volta che si guarda allo specchio, invece di prendersi la colpa, punta il dito verso il passato. Sono così perché mi hanno fatto questo, perché ho sofferto, perché mi hanno rovinato. Eppure, ogni volta che può scegliere, sceglie di non cambiare. BoJack è l'emblema dell'uomo che rifiuta la propria libertà, non perché non ce l'ha, ma perché gli fa paura, perché se fosse davvero libero, allora sarebbe anche colpevole. Allora dovrebbe fare i conti con se stesso. Allora dovrebbe guarire. E poi arriva quell'episodio, Fish Out of Water, un episodio silenzioso, sommerso, profondamente anomalo. BoJack viene strappato dal caos di Hollywood e gettato in un altro mondo. Pacific Ocean City, un luogo sottomarino, muto, dove tutto è diverso e tutto è rivelatore. Sin dal primo istante BoJack odia l'acqua, ne ha terrore, lo dice apertamente: non voglio andarci! Non è solo una fobia fisica. L'acqua è simbolo. È la libertà, è il luogo in cui non può nascondersi dietro parole, vizi, scuse. L'acqua è la verità.
Nella sigla stessa Bojack cade all'indietro nella piscina, sempre quella scena, sempre quella sensazione di affogare, di essere trascinato da qualcosa di più forte di lui, ma non è la piscina. È lui, è il peso del rifiuto di cambiare. In questo episodio Bojack viene privato di ogni stampella, non può parlare, non può bere, non può fumare, è solo, davvero. E in quella solitudine si trova costretto a sentire. È qui che la metafora diventa piena. L'acqua lo avvolge e lo minaccia, ma anche lo culla. Gli dice: se vuoi vivere davvero, devi smettere di raccontarti bugie. L'angoscia che prova non è paura del mare, è paura della libertà. Perché se abbraccia davvero quella libertà, allora non potrà più tornare indietro. Allora dovrà diventare qualcuno e non potrà più dare la colpa a niente. Nel silenzio ovattato delle profondità marine, Bojack è nudo, non fisicamente, ma esistenzialmente. Niente voce, niente alcol, niente fumo, nessuna scusa. Sott'acqua non può nascondersi dietro ciò che lo ha sempre protetto da se stesso. È in balia dell'elemento che più teme. L'acqua, simbolo della verità, della libertà, della responsabilità. Ma proprio in quel vuoto sensoriale qualcosa si accende. Un incontro improbabile, delicato. Un piccolo cavalluccio marino si perde, separato dal padre. Bojack sulla terraferma avrebbe ignorato tutto questo, avrebbe voltato lo sguardo in cerca di un bicchiere, di un pretesto, di una fuga. Ma qui, immerso e disarmato, non può, non vuole. Per la prima volta Bojack sceglie di esserci, di aiutare, di prendersi cura, di essere utile. Inizia così una ricerca muta, assurda e tenera, attraverso un mondo alieno. E in questo viaggio Bojack non interpreta un ruolo, non finge, non si protegge. È sincero. Il legame con quel piccolo essere è reale, è fragile, è puro, e in questo gesto semplice, aiutare un altro senza secondi fini, Bojack inizia a frantumare il ciclo della sua malafede. Per la prima volta compie un'azione che non è né difensiva né egoistica, e questo è l'inizio di qualcosa che fino a quel momento aveva sempre temuto: essere libero per davvero. Eppure non basta, serve ancora un passo, un atto finale. Negli ultimi minuti dell'episodio Bojack trova il padre del cucciolo, operaio in una fabbrica di caramelle, prova a riunirli, ma nel farlo inciampa. Rovina tutto. Si ritrova in bilico sul bordo di una piattaforma altissima sopra un abisso. Il cemento sotto i suoi piedi si sgretola. L'acqua lo attende sotto, oscura e sconosciuta. E lui è lì, tremante, ancora incerto, ancora diviso. Poi il cedimento, il salto, il tonfo. Ma non affonda, galleggia. È un momento senza parole, ma carico di senso. Bojack non viene risucchiato, non si dissolve, non muore. Galleggia. È qui che accade il miracolo esistenziale. In quel galleggiare così semplice, così fisico, c'è l'intera filosofia di Sartre. La presa di coscienza, l'illuminazione, la libertà radicale che smette di essere teoria e diventa esperienza. Bojack comprende, forse per la prima volta, che non è condannato ad essere com'è, che la felicità non è una bugia, ma una costruzione, che la salvezza non è automatica, ma è possibile, e che vivere, davvero vivere, significa scegliere ogni giorno, anche nel caos, anche nel dolore. E lui, per un istante, sceglie. Eppure non è con un lieto fine che si chiude l'episodio. Dopo il momento più toccante, lo spettatore viene riportato all'hotel dove si era appena concluso il festival cinematografico, evento al quale Bojack era atteso ma che ha volutamente evitato. È qui che per la prima volta nell'intero episodio Bojack interagisce con esseri umani diversi dal cavalluccio marino. Il ritorno al contesto urbano segna anche un ritorno di un vecchio Bojack, quello che cerca rifugio nell'alcol e nelle sigarette, riaffacciandosi al baratro che aveva appena lasciato intravedere.
Questo passaggio lascia un retrogusto amaro. Per 21 minuti il pubblico ha assistito a una sospensione del cinismo, un frammento di liberazione, un contatto autentico con sé che sembrava pronto a cambiare. Ma il rientro nella sua realtà lo risucchia nel consueto ciclo autodistruttivo. Alcuni hanno letto questa scena come una critica alla visione esistenzialista, una sorta di cinico fatalismo secondo cui Bojack sarebbe condannato a ripetere sempre gli stessi errori, incapace di rompere la spirale dell'abuso e dell'egocentrismo. Ma c'è un livello più profondo. La serie, in realtà, non nega la libertà radicale dell'individuo. Al contrario, la afferma con forza, ma ne mostra anche il peso. Accettare la propria libertà non basta, è solo l'inizio. Serve un impegno quotidiano, concreto, coerente con l'idea di persona che si vuole diventare. La libertà, se non viene tradotta in responsabilità, si svuota e ricade nella malafede. Bojack ne è la dimostrazione vivente, capace di intuire la possibilità di un cambiamento, ma costantemente tentato dalla via più facile. Come recita una delle frasi più emblematiche, diventa più facile. Ogni giorno diventa un po' più facile, ma devi farlo ogni giorno. Questa è la parte difficile. In questo, BoJack Horseman non solo riprende le teorie di Sartre sull'esistenzialismo, le mette in scena, le sporca e le rende umane. E ci mostra che la vera sfida non è comprendere la propria libertà, ma viverla ogni singolo giorno.